Eccoci qua ragazzi, salve a tutti, bentornati sul canale e buona domenica. Prima di iniziare questo nuovo contenuto, ovviamente Como Napoli, post partita il giorno dopo, numeri del match, dichiarazioni che ci dicono di un Napoli che comunque si è giocato la sua gara, ha creato le sue occasioni offensive. Io non sono assolutamente d'accordo e andremo anche alla lavagna per spiegare una dichiarazione del mister per quanto riguarda il portiere del Como che è bravo con i piedi e ovviamente mette in difficoltà l'avversario nell'andare a pressare. Fatemi sapere la vostra qui sotto nei commenti, se vi va iscrivetevi al canale attivando la campanellina e se vi piace questo video un bel like, fa piacere al sottoscritto e diamo come sempre una mano all'algoritmo. Partiamo proprio da questa situazione del portiere del Como perché il nostro mister nella conferenza post match, nelle dichiarazioni post partita ovviamente ha elogiato l'estremo difensore della squadra di Fabregas. Antonio Conte, intervenuto in conferenza stampa dopo lo 0-0 contro il Como, tra i vari temi, si è soffermato a sottolineare la bravura del portiere avversario Jean Boutez. Queste le parole dell'allenatore del Napoli. Nel primo tempo, secondo me, non siamo partiti male, anche con un buon possesso, ma abbiamo perso un paio di palle in uscita rischiando. Quello ci ha un po' non dico bloccato, ma ci ha fatto sentire meno sicuri. Prima considerazione sulla quale ovviamente va espresso un pensierino, perché se diciamo andiamo in sbattimento dal punto di vista mentale alla prima, alla seconda, un paio di imbucate dell'avversario, che si possa chiamare Como, Frosinone, Cremonese, Real Madrid o quant'altro, allora c'è qualcosa sicuramente da migliorare. Nella ripresa siamo saliti molto di tono. Lo spartito era sempre di pressarli arti e di giocare degli uno contro uno come abbiamo fatto. È giusto che sia finita in parità. Nel secondo tempo, meglio noi di loro. Forse gli ultimi 10 minuti. Non dimentichiamo che loro hanno un portiere che è un giocatore, è un portiere che non ti permette di pressare, ha una qualità incredibile, capacità di trovare la giocata tra le linee, è cresciuto tanto Boutez, penso sia una delle armi del Como. Allora, ci giriamo un attimo verso la lavagna perché poi al di là delle caratteristiche tecniche del portiere del Como che sono sotto gli occhi di tutti, noi tra i pali non è che abbiamo un portiere che con i piedi, diciamo, non sa giocare. Ci sono delle differenze su come tu, compagno di squadra, vai a dettare comunque il passaggio per quanto riguarda il costruire dal basso. Questo è Boutez che ha il pallone. Ci siamo? I due centrali del Como sono qui. Gli esterni sono già qui. E qui si presentano quelle situazioni dove comunque i centrocampisti, il regista, mettetela come volete, vanno a dare un'opzione in più per quanto riguarda la linea di passaggio. Quindi allargo, lancio qui, do il pallone al centrocampista che viene comunque incontro al limite tra le linee, girandomi comunque evito ecco la pressione avversaria e quindi posso andare comunque verso la porta cercando di rendermi pericoloso e far partire l'azione per la mia squadra. Qua siamo tutti d'accordo che Boutez abbia dei grandissimi piedi, possa essere un difensore aggiunto, eccetera, eccetera. Prendiamo il Napoli con Savic. Questo è Savic e questa è la difesa del Napoli, anzi 5. 5 persone, 2 centrocampisti, tutti qua al massimo, solo con Højlund che ovviamente è qui. Quando l'avversario ti viene a pressare in questa situazione, ovviamente se io ho tutti gli uomini marcati, io avversario, diventa complicato per Savic servire qua, servire anche un centrocampista, perché se perdi questo pallone comunque avrai tutti i calciatori avversari che possono riversarsi al limite, scusate, al limite dell'area di rigore e quindi diventa una situazione pericolosa. Ecco il lancio sulla punta che a volte riesce, 3 volte no e quant'altro. Quindi è sì una situazione tecnica dal punto di vista dei piedi di Boutez, eccetera, 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 però è anche mettere in condizione il tuo portiere di poter comunque avere linee di passaggio quantomeno nitide e pulite, o meglio, il più pulite possibili per poter ripartire dal basso e trovare comunque spazi per andare in porta e cercare di far ripartire l'azione per la tua squadra. Ecco perché diciamo sono d'accordo sulle dichiarazioni di Conte che è un gran portiere con i piedi eccetera eccetera, però io se devo andare a fare
una comparazione totale tra i due estremi difensori, Savic tra i pali ha qualcosina in più, Budez potrebbe avere qualcosina in più nei piedi. Benissimo, però Savic non è assolutamente da buttare, lo potresti fare anche con il Napoli, basta comunque dettare i passaggi in maniera diversa. Mi sono forse anche dilungato troppo. Non sono d'accordo nelle dichiarazioni post partita quando si va ai microfoni e si dice comunque abbiamo fatto una buona prestazione, siamo contenti della gara, è un punto che comunque fa classifica, a Como è difficile per tutti, eccetera, eccetera. Siamo d'accordo che a Como difficile per tutti, squadra comunque che nell'uno contro uno, l'uomo su uomo, comunque ti viene a rompere le scatole, fallosa. Sappiamo che il Como è la prima squadra per cartellini gialli perché come perde il pallone comunque come degli avvoltoi, fallo o non fallo, così come abbiamo visto volare McTominay per area, ha avuto tanta paura quando è caduto a terra in quella situazione a centrocampo. Diciamo lo si evince l'aggressività dei calciatori del Como su palla persa, ma il problema è riuscire a trovare una quadra per non subire l'avversario. Ovviamente c'è l'altra squadra in campo e siamo tutti d'accordo, ma battezzare una prestazione, una buona prestazione, quella di ieri, a me sembra un tantino troppo, così come lo si evince dalle parole di Buongiorno. Abbiamo fatto una buona partita, abbiamo creato le nostre occasioni dal punto di vista difensivo, ci siamo mossi bene quando nel primo tempo comunque sulla sinistra a Diao non l'abbiamo preso mai, non l'abbiamo preso mai, al di là delle due imbucate che comunque diciamo ti ha messo un attimo sull'attenti e sul chi va là, una la recupera Rachmani sulla linea, l'altra comunque ci grazia Savic, altrimenti il primo tempo finiva 2 sotto e sarebbe stato tutt'altro match. Poi che mi si viene a dire siamo stati alti nel secondo tempo, io non ho visto questo stare alti, tant'è vero che nel prepartita avevamo battezzato un tantino non andare a prendere il Como molto alto perché comunque tra le linee se ne vanno in porta e prendi il gol, e avevamo battezzato un blocco medio, ma il blocco medio potrebbe essere questo è un blocco basso. Ieri diciamo che non abbiamo avuto un blocco medio né tantomeno un blocco alto, siamo stati nella nostra metà campo dando il pallino del gioco al Como e regalando questa situazione alla squadra di Fabregas, aspettando poi la verticalizzazione giusta e l'uscita in contropiede in ripartenza per andarli poi a stanare e buttarla dentro. Magari si poteva riuscire con il palo di Politano, ma è stata l'unica occasione del Napoli nei 90 minuti, tant'è vero che poi ai numeri non si sfugge. 1,79 di gol previsti per il Como, 0,66 per il Napoli, 57% di possesso per loro, 43 per noi. Tiri totali: 8 per il Napoli, 1 nello specchio, 16 per il Como, 5 nello specchio. Due grandi occasioni a 1 ovviamente per la squadra di Fabregas, imprecisi nei passaggi perché di solito andiamo vicini al 90%, 85% per il Napoli, superiore al 90%. Ovviamente i numeri per il Como 92 per la precisione dei passaggi, ma la cosa che comunque deve far riflettere sono anche gli XG sui tiri in porta, 0,24 per il Napoli, 0,70 quelli ovviamente per il Como. Quindi abbiamo fatto la nostra partita, siamo andati a Como per fare questa partita, per prenderti questo punto e tenere ovviamente la squadra di Fabregas quanto più lontana possibile, perché rientri comunque tra le 4 e l'obiettivo Champions l'hai portato quasi a casa. Io mi aspettavo assolutamente dell'altro da un match del genere, dopo la partita con la Cremonese che poteva darti un boost di fiducia, ma abbiamo scoperto oggi che comunque è sempre in base all'avversario che affronti, senza che ci illudiamo. La Cremonese, come abbiamo detto nel prepartita, anche lì ha un allenatore che comunque non si cura dell'avversario che ha davanti, ha il suo sistema di gioco, ha le sue idee e le porta avanti. Anche se dovesse prendere poi 2 gol nei primi 20 minuti, si va avanti comunque con lo stesso spartito, le prendi, la vinci. E quindi quando trovi poi avversari, allenatori che sanno comunque qualcosina in più
a partite in corso e vedono situazioni comunque che possono essere direzionate diversamente, ecco che escono fuori partite ingarbugliate, partite che sono molto ma molto brutte, partite che sono dal punto di vista della sonnolenza sono le prime per numeri in Serie A, quelle del Napoli, almeno per quanto mi riguarda. Io faccio fatica a restare sveglio, ho fatto fatica a restare sveglio in tantissimi match, così come ha anche detto Del Genio, non è possibile che quest'anno più di 20 match che il Napoli ha disputato abbiano un XG inferiore all'1. Per avere un XG inferiore all'1 non puoi assolutamente andare in conferenza stampa in quasi tutte le partite dove tu hai performato una mezza schifezza, parliamoci chiaro, non puoi andare in conferenza stampa e dire abbiamo giocato comunque una partita, una buona partita, il Como è un grande avversario, eccetera, eccetera, eccetera. Io almeno non lo vorrei accettare. Poi se la società Napoli vuole accettare questa situazione, vuol far sì che comunque Conte abbia anche ragione dopo che vediamo partite del genere, io assolutamente no. Così come non accetto che oltre il 90°, ultima azione, un calcio d'angolo, lo battiamo una schifezza come sempre, perché lo battiamo una schifezza come sempre. Se prendiamo un calcio d'angolo battuto nella partita con il Como, quello di De Bruyne che poi McTominay va di testa nel primo tempo, una palla quasi morbida, ecco, che arriva in aria, quel fuorigioco poi oltre quel calcio d'angolo oltre il 90°, battuto una schifezza. Poi recuperiamo il pallone, la palla va a finire in fallo laterale, noi ripartiamo da dietro, una palla messa dietro ai difensori dove potevi assolutamente, come fanno tutti, scodellare un pallone al limite dell'area, al centro dell'area, con densità di calciatori del Napoli, cercando una spizzata, cercando una situazione fortunosa. Benissimo, portavi a casa i 3 punti che non avrebbero sicuramente eliminato la prestazione, per quanto mi riguarda, ancora una volta sottotono per non dire indecente, della squadra del Napoli nella partita di ieri. Però avresti portato a casa i 3 punti e la Champions matematica o quasi. Con questo punto è comunque, diciamo, quasi chiusa la questione, ed è proprio questo che diciamo Conte si è andato a giocare, sapendo matematicamente la classifica come si metteva. Se tu impattavi e ti dividevi un punto con la squadra di Fabregas, ovviamente si è deciso per non giocarsi la partita e aspettare che il Como ti pungesse per poi svegliarsi. Non hanno punto, non ci si è svegliati e quindi ottima partita secondo le dichiarazioni dei calciatori e del mister. Ultimo punto, perché mi sono dilungato anche troppo, mi auguro che le dichiarazioni dei calciatori quando dicono abbiamo fatto un'ottima partita eccetera eccetera siano frasi messe lì apposta per le interviste che fai post match, perché poi convincersi di una prestazione del genere, che la prestazione sia stata diciamo buona per quanto riguarda le aspettative che avevi da questa partita, e allora è molto più grave della prestazione stessa. Sempre Forza Napoli, ci vediamo nel prossimo video, ciao.